Un saluto a tutti i nostri affezionati utenti di Solfatara News e un benvenuto a chi si collega oggi per la prima volta ai nostri aggiornamenti quotidiani sullo stato della caldera dei Campi Flegrei. Ricordiamo a tutti i nuovi ascoltatori di iscriversi al nostro canale YouTube, di seguirci anche su Instagram e TikTok e di entrare nel nostro gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno condividiamo video, immagini e notizie in tempo reale da una delle aree vulcaniche più sorvegliate e instabili d'Europa. Un grazie di cuore anche a tutti coloro che stanno continuando a sostenere la nostra raccolta fondi su GoFundMe. Nonostante il drone sia già stato acquistato e reso operativo, abbiamo coperto personalmente la parte mancante e il vostro contributo che continua ad arrivare ci aiuta a completare la raccolta e a mantenere viva la nostra missione di informazione e monitoraggio costante. Oggi abbiamo effettuato un sorvolo nella zona di Via Antiniana, un'area che ormai da settimane resta bloccata a causa dei lavori di rifacimento stradale. Dopo la rimozione del manto d'asfalto e la chiusura di una corsia, tutto si è fermato. Transenne, cantieri fermi e nessun segno di ripresa. Abbiamo chiesto spiegazioni per capire cosa sta succedendo e la risposta che abbiamo ottenuto è chiara e allo stesso tempo preoccupante. Una condotta fognaria che passa proprio sotto la strada risulta danneggiata e deve essere ripristinata prima di poter procedere con la ricostruzione del manto stradale. Il problema è che, al momento, non si conoscono né i tempi né le modalità per il ripristino. Tutto è sospeso e intanto il traffico resta paralizzato. Ma la situazione è diventata ancora più surreale nelle ultime ore. Venerdì notte, infatti, alcuni sconosciuti hanno rubato i semafori mobili che regolavano il traffico lungo la carreggiata, rendendo la viabilità un caos totale. La ditta che gestisce i lavori non ha ancora sostituito i semafori, ma ha assegnato 2 operai al controllo manuale del traffico giorno e notte, in condizioni precarie e di rischio. Una notizia che sembra incredibile, ma che è confermata dai fatti. Via Antiniana è oggi un tratto abbandonato, dove il disagio e la pericolosità si sommano all'incertezza dei tempi di intervento. Ma ciò che abbiamo scoperto oggi va ben oltre la semplice inefficienza dei lavori pubblici. Non abbiamo sorvolato Via Antiniana con un drone qualunque, ma con il nostro drone termico, capace di rilevare variazioni di temperatura al suolo. Le immagini che vi mostriamo parlano da sole. La strada è letteralmente calda, troppo calda per sostenere un normale manto asfaltato. In prossimità della zona deformata, il drone ha registrato una temperatura di 70,4 gradi centigradi. Per capire l'entità del dato, ricordiamo che l'asfalto comincia a deformarsi già sopra i 50 gradi. Oltre i 60 gradi, la tenuta del materiale si compromette e a 70 gradi si assiste a un cedimento strutturale. Le nostre riprese termiche sono chiarissime. Le zone scure rappresentano le parti fredde, le viola le meno fredde, poi le rosse indicano aree attorno ai 30 gradi, le arancioni i 40, il giallo i 50, e via via fino al bianco, che indica i picchi di calore più alti. Il software del drone individua automaticamente il punto più caldo e lo segnala in modo preciso, e il valore rilevato oggi non lascia spazio a dubbi. E non è tutto. Analizzando altre aree dello stesso tratto stradale, abbiamo registrato temperature ancora più alte. Sui bordi della carreggiata, in corrispondenza delle fessurazioni più marcate, abbiamo rilevato picchi di 84,4 gradi centigradi. E scendendo con l'inquadratura verso la parte sottostante, nella zona dove il terreno mostra segni di sollevamento e presenza di gas, il sensore ha individuato un punto fumarolico attivo con una temperatura di 93 gradi. Si tratta di valori che non possono essere spiegati da una semplice anomalia superficiale. Il calore proviene dal sottosuolo, indice di un'attività idrotermale sempre più diffusa e superficiale. Da Via Antiniana ci siamo poi spostati, come ogni giorno, sulla fumarola di Pisciarelli. Oggi il vapore è apparso più denso e copioso del solito, spinto da una pressione interna in forte aumento. Le immagini che vi mostriamo parlano chiaro. Colonne di vapore bianco si innalzano potenti, accompagnate da un sibilo continuo che indica un'intensa attività di degassamento. Questo fenomeno, secondo gli esperti,
è spesso il preludio di nuove fasi di instabilità del sistema idrotermale e può anticipare sciami sismici. Il nostro drone termico ha rilevato nella zona centrale della Fumarola una temperatura massima di 97,7 gradi, un valore leggermente più alto rispetto a ieri, ma perfettamente coerente con le misurazioni medie dell'ING-UV, che per questa settimana indicano circa 94 gradi. Tuttavia, la progressione giornaliera mostra una tendenza chiara. Il calore non diminuisce e la pressione del sistema continua a crescere. Il sorvolo successivo ha interessato il cratere della Solfatara. Anche qui il quadro è allarmante. Tutte le fumarole principali risultano in forte pressione, con getti di vapore ad alta velocità e aree di condensazione sempre più estese. In particolare, la fumarola Bocca Grande oggi mostrava un'attività impressionante, getti continui, pulsazioni di gas ad alta temperatura e una nube di vapore persistente visibile anche a centinaia di metri di distanza. La nostra termocamera ha registrato una temperatura massima di 174,3 gradi centigradi, praticamente identica a quella di ieri, ma sempre altissima. Questo dato conferma che il sistema vulcanico non sta rilasciando pressione in modo regolare, ma mantiene un equilibrio instabile e potenzialmente esplosivo. Queste rilevazioni, sommate ai dati sismici e geochimici degli ultimi mesi, ci riportano a una realtà che non possiamo ignorare. La caldera dei Campi Flegrei è una delle più sorvegliate al mondo, ma anche una delle più imprevedibili. Secondo una recente classifica internazionale, è stata indicata come la seconda caldera più pericolosa del pianeta, subito dopo il vulcano Krakatoa in Indonesia. Un dato che deve far riflettere, perché la densità abitativa nell'area flegrea è tra le più alte d'Europa. Qui, tra Pozzuoli, Agnano e Napoli, vivono centinaia di migliaia di persone, tutte su un terreno che respira, si solleva, emette calore e gas ogni giorno. Gli scienziati parlano di una situazione sotto controllo, ma la realtà visibile dal cielo racconta una storia diversa. Il suolo continua a sollevarsi, il calore si estende e i segnali di instabilità si moltiplicano. I nostri strumenti termici registrano valori sempre più alti, le fumarole aumentano di intensità e il gas emesso contiene quantità crescenti di anidride carbonica e idrogeno solforato, tipici indicatori di un sistema idrotermale in sovrappressione. Il paesaggio che si osserva oggi dal drone è quello di un territorio che sembra calmo solo in superficie, ma che sotto di sé nasconde una tensione crescente. Ogni punto caldo, ogni variazione di temperatura, ogni piccola scossa è un frammento di un mosaico che va interpretato con attenzione. E se oggi le temperature di 70, 90 o 170 gradi ci appaiono come semplici numeri, in realtà raccontano un'unica grande verità. La caldera è viva, si muove e continua a far sentire la sua presenza. Continueremo a monitorare ogni segnale, ogni variazione, ogni minima anomalia, perché il nostro compito è osservare, documentare e informare. Restate connessi ai nostri canali per non perdere i prossimi aggiornamenti. E ricordate, quello che accade oggi sotto i nostri piedi è parte di un equilibrio fragile che riguarda tutti noi.